Vibration, un'esperienza senza fine. Positive Vibration, libertà e creatività, inclusione e condivisione, pura positività. Anime affini che vibrano all'unisono, un'onda di good vibes, un'energia immensa. Positive Vibration. Buon pomeriggio cari amici di Positive Vibration, ben ritrovati anche questo mercoledì 18 di giugno. Siamo ormai sesta live, credo, settima live, adesso ho perso già il conto, ma stiamo carburando e sono molto contento e spero che quello che stiamo facendo vi stia piacendo. Oggi argomenti interessanti, argomenti scoppiettanti, perché parleremo anche di fuochi d'artificio, parleremo di fuoco, parleremo di feste e avremo anche un ospite con noi. E quindi oggi tratteremo quello che accadrà settimana prossima, nella notte tra il 23 e il 24, quindi la festa di San Juan, okay? Vi racconterò un po' come viene vissuta qui a Fuerteventura o in Spagna o alle Isole Canarie. Vi racconterò delle grotte di Ajuy dove io parteciperò a questa festa, un posto meraviglioso qui nell'isola di Fuerteventura, e dopo vi racconterò la storia perché ci sono delle peculiarità che non sapevo. Ho fatto un po' di ricerche e sono assurde. Dopodiché ci collegheremo con il nostro carissimo Tom per la cronaca positiva. Oggi ha preparato degli argomenti super interessanti e attualissimi. Dopodiché, sempre il buon Tom ci racconterà delle bevande, delle feste, quindi ci racconterà un po' della festa di San Juan in Catalogna, però apriamo un po' l'argomento bevande, cosa si usa alle feste, il vino, proprio perché dopo questo intervento ci sarà un video, già ve lo dico, non saremo in diretta in quel momento, quindi potrete commentare, dopo noi torneremo in diretta e risponderemo ai vari commenti della chat, però ci siamo collegati qualche giorno fa con Lucia Montalbano, che è un'enologa di Tenerife, che studia e scrive riguardo i vini eroici ed è una racconta storie sul vino, è molto una persona interessantissima che dopo vedrete, e proprio perché tra l'altro venerdì, sempre a quest'ora, quindi alle 17 Canarie, 18 italiane, saremo in live con lei, io, Tom e Lucia, per parlare proprio del vino in generale, facendo un 360 gradi soprattutto sul vino eroico. Inoltre ci sarà anche, e saluto e ringrazio, un intervento che mi ha mandato Giancarlo Moret, grande Gian, che anche lui è appassionato di vino, nonché lavora in questo campo, e quindi riusciremo a fare una panoramica incredibile riguardo il vino. Quindi segnatevi l'appuntamento per venerdì perché sarà super incredibile. Ma ora è il momento di iniziare con gli argomenti di oggi, e quindi iniziamo con San Juan e appunto questa festa molto, molto importante. In Spagna tantissimo, anche in Italia ci sono delle cose. Scusate che mi si è tolta la scaletta, ce l'ho davanti, okay. Quindi è una tradizione sentitissima qui sulle isole, e ci tufferemo un po' nella storia e nella bellezza. Appunto vi faremo vedere un po' di immagini delle grotte di Ajuy a Fuerteventura e entreremo un po' in questa magia. Allora, la festa di San Juan o Noche de San Juan si celebra, come dicevo prima, nella notte tra il 23 e il 24 di giugno. È una festa antichissima legata al solstizio d'estate, anche se tecnicamente il solstizio sarebbe il 21, però per via di cose è stata decisa questa notte, che tra l'altro la notte del solstizio è anche la notte più corta dell'anno e simbolicamente rappresenta il trionfo della luce sulle tenebre, quindi già questo dà un fattore di misticità.
Ci sono 2 protagonisti di questa festa, che sono il fuoco e l'acqua. Il fuoco perché appunto, ci sono in spiaggia o comunque nei vari luoghi, e qui a Fuerteventura, sono dei famosi falò chiamati hogueras, che servono per purificare e bruciare il vecchio, le energie negative e i brutti ricordi. Questo è un rito di rinnovamento, quindi, solitamente si scrivono dei desideri, da cose da lasciare andare appunto sul foglietto e poi si gettano nel fuoco e pensando alla purificazione. È un po' come il nostro fuoco di Sant'Antonio anche che festeggiamo in Italia, soprattutto noi al nord e noi a Vimercate, dal ponte di San Rocco che così, piccola menzione a questo ponte meraviglioso. L'altro protagonista è l'acqua, okay, quindi, specialmente quella del mare, che ha un potere rigenerante e curativo e la tradizione vuole che a mezzanotte si faccia un bagno, ci si tuffi, poi, vedremo qua io non sono mai stato a questa festa, ma sono curiosissimo. Si dice che già bagnare i piedi già è simbolo di purificazione, però se riuscirò a farmi un bagno, me lo vorrò fare sicuramente. Inoltre c'è un'altra essendo una notte di magia, di desideri, di riti propiziatori, pensate che ci sono culture, ma anche in Italia si fa, che, preparano l'acqua di San Giovanni, usando la rugiada di San Juan, okay? Questo è un rito che io conosco da qualche anno, perché una carissima persona mia, lo fa in Italia. Io qua purtroppo è un po' difficile a Fuerteventura perché i fiori tradizionali di quest'acqua, è difficile trovarli. Adesso allora, dov'è che mi ero preparato l'acqua di San Giovanni. Praticamente allora scusate che mi sono perso nei meandri dell'internet, non so più dove sono. Eccola qua, okay, vi do un'informazione molto veloce, però da Treviso Today, okay, ho trovato questa informazione su internet e si dice appunto che il 23 di giugno è la notte magica, durante la quale si prepara l'acqua di San Giovanni. Come funziona? Si mettono, dei fiori e andando a leggere questo articolo potete trovare quali sono, nell'acqua messa all'esterno, okay, e durante la notte questi fiori che devono essere sopra raccolgono cioè non vanno immersi i fiori, ma vanno lasciati in superficie, raccolgono la rugiada e quindi la mattina dopo, usando quest'acqua, bagnandosi e sciacquandosi, usandola per, purificarsi, diciamo, ha un effetto curativo e magico. E infatti a me queste cose mi fanno impazzire. Non credo che la farò, ribadisco, perché non ho i fiori che dice la tradizione, però vi invito a farlo. Alla fine sono tutti riti che uno dice: "Funziona, non funziona?" Chi lo sa. Se ci credi tutto funziona, ma comunque anche se non funziona non hai fatto niente di male. Se funziona hai vinto. Quindi perché evitare di farlo? Okay, andiamo avanti con la tradizione. Quindi alle Canarie, okay, qui San Juan è una delle feste più sentite e partecipate. Infatti le spiagge tante spiagge, a nord, al centro e al sud hanno organizzato, diciamo, la serata, hanno organizzato delle feste, in onore appunto di questo evento. Cosa succede? Si riuniscono persone, si crea la verbena, quindi ci saranno dei palchi dove, sono stati organizzati già dei concerti e quindi tutta la notte si andrà a, ballare, a stare in compagnia e a purificarsi, okay, vivendo gioiosamente la festa. E infatti è una notte di famiglie, di gruppi di amici, è proprio festeggiare in allegria, condivisione e magia. Inoltre si accendono anche qua enormi falò sulla spiaggia, si mangia, si beve soprattutto il vino affruttato qua alle Canarie è super dolce che sembra un succo di frutta, si canta, si balla fino all'alba. È un vero e proprio rito collettivo e il momento clou è ovviamente la mezzanotte quando tutti
corrono a fare il bagno e soprattutto a mezzanotte partono i fuochi artificiali dal mare e sarà uno spettacolo incredibile. Dovremmo avere i fuochi d'artificio, un video dei fuochi, e fai pure vedere. Questo è un video, non è mio, ragazzi, è un video che ho trovato online perché, come dicevo, non sono mai stato alla festa e degli amici che sono stati non hanno ripreso l'anno scorso. Però guardate che figata, tutti lo spettacolo pirotecnico, e infatti una delle cose che mi interessano proprio è quello show. E quindi immaginate l'odore del fumo, il suono delle onde, la musica, le risate, è un'atmosfera unica che unisce modernità e tradizioni ancestrali. Per i canari è un momento per riconnettersi con la natura, con la comunità e per dare il benvenuto all'estate con speranza e gioia. Anche perché, appunto, essendo nel periodo del solstizio, diamo il benvenuto all'estate, la stagione quella che diciamo un po' tutti amiamo, è la stagione dell'amore, come diceva il grande Battiato. Quindi qui a Fuerteventura, soprattutto qui al sud, la festa sarà ad Ajuy. Ajuy è un piccolo villaggio di pescatori che si trova nel comune di Pácara. Vi do questa piccola chicca: il comune di Pácara è il secondo comune più grande di Spagna, ok? Ed ha come superficie, ed ha una superficie veramente estesa e prende un sacco di terra. E se andate a vedere Fuerteventura, praticamente da La Laita in giù, anzi dalle Grotte di Dio che sono ancora più a nord, è tutto Pácara, e quindi è un terreno super super esteso. Dicevo, ad Aui ci sono intanto una spiaggia nera meravigliosa, vulcanica, e a come Forteventura non è facile trovare spiagge nere, diversamente da tutte le altre isole Canarie dove le spiagge nere sono protagoniste, mentre Fuerteventura è molto più spiagge bianche, anche perché è una delle isole più antiche. Ma questo poi ne parleremo magari in un'altra live, raccontando un po' la storia di Fuerteventura. Ad Ajuy, in particolare, si trovano le grotte di Ajuy, e qui c'è tanto da dire, o meglio, ci sono tante peculiarità e tante storie, tante leggende ovviamente. Immaginate delle grotte su un'isola, e adesso vi vado a dire qualcosa. Praticamente, dal punto di vista storico e geologico, le grotte di Ajuy sono tra le più antiche delle Canarie. Addirittura, e questa cosa mi ha fatto ridere, sono ancora più antiche dell'isola di Fuerteventura stessa, perché parliamo di sedimenti oceanici sottomarine emersi nel 2004, e quindi poi dopo l'isola si è continuata a sviluppare. Cioè, quando ho letto questa peculiarità ho detto, porca miseria, cioè ancora più vecchie dell'isola, quanto sono importanti. E camminare qui è come fare un viaggio indietro nel tempo geologico. Si pensa che queste grotte siano state usate come rifugio dai Majos, gli aborigeni dell'isola, e successivamente dai pirati e dai contrabbandieri. Inoltre, pensate, questa è interessantissima, proprio qui nella baia di Ajuy sbarcò Jean de Betancourt, che nel 1402 iniziò la conquista delle Canarie, cioè fu il conquistatore delle Canarie. Incredibile, proprio lì, cioè è un punto nevralgico. Tra l'altro, vabbè, culturalmente le grotte sono avvolte da un mistero e leggenda, ci sono storie di tesori nascosti dei pirati, di passaggi segreti, e fanno poi parte dell'immaginario collettivo locale. Sono un simbolo dell'identità di Fuerteventura, e infatti quando uno viene qui in vacanza generalmente è uno dei punti top da visitare. Io la consiglio sempre, anche perché sono facili da arrivare. Ci ho portato addirittura mia nonna nelle grotte, quindi tutti ci sono dei sentieri. È un posto veramente veramente bello, e in più con questa festa, ragazzi, sarà epico. E quindi, ricapitolando, la Noce di San Juan è una festa di fuoco, acqua e rinnovamento, celebrata con grande passione in tutte le Canarie. Viverla ad Ajuy, con lo sfondo delle sue grotte, aggiunge un tocco di magia e mistero in più. E quindi, ragazzi, io vi aspetto, se la prossima settimana qualcuno di voi sarà a Fuerteventura, vi aspetto qui. Ah, tra l'altro, mostriamo un secondo il flyer della festa, che anche io adesso
Tu, 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 tu. Allora, adesso l'ho perso io perché non non lo trovo io, scusatemi. Vabbè, mostralo, tanto non mi serve vederlo. La cosa bella ad Ahui è che è iniziato lunedì e quindi, la festa si continuerà a svolgere fino appunto a settimana prossima, fino a quando ci sarà l'evento clou, di San Juan, però essendo feste popolari non si fa un giorno solo. Ci sono eventi ogni giorno che appunto state vedendo in sovraimpressione, quindi potrete partecipare. Stasera, se non sbaglio, c'è il bingo, quindi per chi volesse andare, per chi fosse qui a Forteventura potete andare, ma ribadisco, in questa settimana Ahui sarà in festa, quindi mi raccomando, se potete fateci un salto perché non ve ne pentirete. E direi che concludiamo l'argomento grotte, l'argomento San Juan e quello che ne comporta, e è il momento di dare il benvenuto al nostro Tom. Sorridi! È tempo di novità! TG, buone notizie! La positività! Dalle Canarie! La felicità! Cambia il tuo mondo! Con la tua libertà! Sorridi! È tempo di novità! TG, buone notizie! La positività! Dalle Canarie! La felicità cambia il tuo mondo con la tua libertà. Sorridi, è tempo di novità. Dici buone notizie, la positività. Dalle Canarie la felicità cambia il tuo mondo con la tua libertà. E allora sì, ci siamo, diamo il benvenuto a Tom Eccoci e di nuovo, lanciamo buongiorno a le... tutte e a tutti. Bella Tom, ben trovato con noi. Diamo Eccoci qua. inizio. Oggi in diretta da un tempio buddista durante la fioritura del ciliegio, come vedete. Meraviglioso, sei spettacolare. E quindi diamo l'inizio alle cronache positive. Oggi hai Sì, preparato tu. guarda, esatto. Prima ancora, però, volevo dire due cosine veloci su San Juan, Vai. collegandomi a quello che hai detto te. Guarda, quello dei foglietti, visto che ho avuto la fortuna l'anno scorso di viverla qua alla festa di San Juan, e hanno fatto, il comune l'ha organizzata molto bene, palchi con musica in tutta la città, ogni zona della città un palco con un'audience diversa, quello per i ragazzini, quello più culturale, quello per la musica dei giovani. E fuochi ovunque, fuochi in spiaggia sul lungomare, bellissimi, organizzati bene, ma belli, potenti, quasi spaventosi, cioè fuochi con 3 metri di diametro in mezzo alla gente che dici qua scappa una scintilla e vabbè. E i foglietti su cui la gente scrive i desideri, li butta nel fuoco. C'erano i banchetti dove c'erano i foglietti con la domanda, e tu Ah, prendevi il foglietto, o quello bianco o quello con la domanda o la frase che ti invitava a scrivere qualcosa, quindi è proprio istituzionalmente parte della festa, cioè nelle cose che mette a disposizione il comune c'è anche questo, assolutamente. che figo. E altra piccola cosa sulle tempistiche, che appunto è il giorno più vicino al giorno più corto dell'anno, ed è Esatto. il compleanno di San Juan, che però per le scritture è 6 mesi prima di Gesù. Quindi hanno fatto tra i 6 mesi prima di Gesù per metterci dentro una roba cristiana e Okay. abbinarlo a quella pagana che è il 21, hanno detto non facciamo né il 21 né il 25, facciamo il 23. Hanno trovato la via di mezzo, così, Bella, per bellissima. accomodarlo. Prima dicevamo perché il 23? Leggenda dice per questo motivo qui. Comunque, Very nice. andiamo alla nostra cronaca positiva. Il filo che lega la nostra cronaca positiva questa settimana è il benestare e le scelte che possiamo fare nel nostro quotidiano che ci possono portare a stare un po' meglio o un po' peggio. Partiamo dalla gestione del nostro tempo, della nostra energia e del nostro relax o stress, ovvero a livello quotidiano la, dei simboli della cultura spagnola più famosi qual è? La siesta. Proprio il pisolino dopo pranzo, comunque a metà giornata, quando ti si chiude l'occhietto, al posto che farti 2 caffè, 3 sigarette e tornare a lavorare, prenditi 20 minuti, fatti quel
power nap, pisolino, siesta, chiamalo come vuoi, però aiuta tantissimo perché dà al corpo un momento di relax. Lascia la briglia, ti siedi un secondo, a livello di cerebrale, il Certo. nostro cervello si siede un secondo e riesce a rigenerarsi. Gli scienziati dicono che proprio quel momento lì così ti riesce ad abbassare i livelli di stress tanto da poi avere un impatto sul lungo termine della tua vita, ovvero ogni giorno avere quell'aria fresca per il nostro interiore aiuta tanto a darsi un momento di autorigenerazione, di appunto di prendere fiato e questo aiuta molto a livello di salute. Questo Bellissimo. quotidiano. Invece nella settimana prendersi un giorno o senza farsi tutto il sabato, tutta la domenica, ma una mattina, un pomeriggio, ossia io mi sveglio la domenica alle 9:30, 10, se ho fatto serata 11, 12, e per 4 ore non voglio neanche mettermi le mutande, l'unico impegno è versare il latte e i cereali nella tazza. E questa cosa non va presa come pigrizia. Se lo fai 24/7 ovviamente diventa che non fai niente. Però Certo. in una vita intensa come la vita che il mondo di oggi in Occidente ci forza a vivere sempre più spesso, non per forza ma sempre più spesso, riuscire a ritagliarsi una giornata, ojalà, magari poterla avere intera, ma anche solo qualche ora di fila ininterrotta, un momento dove tu proprio ti prendi quel momento per te. Il corpo lo riconosce e anche questo, come il pisolino, ti abbassa lo stress e ti fa stare meglio. Sembrano delle robe che dice, vabbè, no, no, ha un effetto veramente, veramente, veramente utile. E qua entriamo nel campo di le cose che possiamo fare, utili, attive, come questi pisolini, o le cose che possiamo non fare, come il fumo. No, lo so che non è che arrivo io, sono l'inventore il fumo fa male, l'ho scoperto, no. Però sempre più, come in Italia, come anche in Francia, la positive news di adesso è che la Francia tra poco, tra pochissime settimane Primo di già, luglio. introdurrà il divieto di fumo in tantissimi luoghi pubblici, anche delle campagne sempre più potenti contro il fumo. Perché, ragazzi, tanti paesi che stanno riuscendo a livello legislativo a mettere delle tassazioni o delle condizioni così sfavorevoli sul fumo, la gente sta smettendo di fumare e stanno tutti meglio. Cioè, il fumatore stesso che lo avesse intervistato prima avrebbe detto preferisco morire che smettere di fumare. Quando lo forzi a smettere di fumare si rende conto. Lo so che Sì, non è facile, non è che se me lo dice solo il dopo Tom con butti il pacchettino e smetti di fumare. Però appunto è per dire ci sono sia delle azioni che possiamo prendere per stare meglio che delle non azioni, cose che non facciamo e ci fanno stare meglio. meraviglioso. E aggiungerei nelle azioni che possiamo prendere una sana che dovremmo fare tutti e una estrema che può fare da esempio, ma replicarla non è conveniente e non lo consigliamo assolutamente. Quella sana, oltre all'alimentazione fondamentale, tanta frutta e verdura cruda il più possibile, poca carne, vabbè, l'allenamento. L'allenamento, che sia la passeggiata, quei 20-30 minuti, abiti a 2 chilometri dal lavoro, non ti dico vai a piedi tutti i giorni, il mercoledì a piedi, che ne Così so, dopo quando oppure torni guardi la live. Hai esatto, tempo di capito? E ti abbini le due cose, bravo, ti metti gli auricolari, ci guardi così tranquillo, occhio dove vai, non ci guardare troppo, guarda anche la strada, però sì, ottimo consiglio, Esper. Ehm, E c'è questo esempio, prendo questo esempio di un signore che ha 73 anni, per un problema che aveva, gli hanno consigliato di mettersi ad allenarsi di forma un po' più seria, di forma un po' più costante, e lui si è perso, ha scoperto il benessere del fitness e la bellezza e il benestare che ti dà l'allenamento e ha fatto 20 anni fino ai 93 attuali della notizia, allenandosi. Il suo corpo è passato da uno stato di settantenne malato a uno di novantenne ma con la salute di un cinquantenne. Cioè, 20 esatto. anni dopo ha fatto 20 anni indietro a livello positivo di benessere e salute. E quindi anche Sì, questo per dire, ma io non ho mai fatto sport, non ho mai avuto quella roba lì. È vero, cambiare non è facile, cambiare poi specie in un'età dove siamo già sviluppati men che meno, abbiamo le nostre abitudini, i nostri pattern e andiamo dritti. Però se c'è riuscito il vecchietto malato a 73 anni, regà, non abbiamo scuse. Quindi
Bisogna. E io nel mio piccolo ho la fortuna sfacciata, incredibile, enorme, vivendo al mare, faccio una nuotata tutti i giorni. Io vedo la versione del Tommaso d'inverno e la versione del Tommaso d'estate, non c'è paragone, perché io comunque sono un po' un pigretto che d'inverno sì, faccio 2 robe manuali, ma non mi metto ad allenarmi. La costanza nel movimento, senza andare in palestra a sollevare 10.000 kg. Mi faccio una nuotatina, quando sono stanco esco, però riuscire a fare qualcosa tutti i giorni, perché ho proposto la camminata a lavoro o il Perché lo percorso devi vita del fare. parco. Perché esatto, ma perché non è che ti devi andare a spaccare a fare i massimali. La giusta dose quotidiana è quello che fa la differenza. E Sono secondo d'accordo. me veramente ti cambia tanto. E invece l'esempio estremo di una cosa da non replicare, però è simpatica, diciamo, questo signore che si è allenato il proprio organismo autoiniettandosi veleni di molte specie di rettili, in modo da, sapete, il nostro corpo è come con i vaccini, tu ti metti un pochino di medicina, così che poi quando arriva, c'è un pochino di malattia, così che quando arriva la malattia vera tu sei pronto. Lui di dose in dose, di dose in dose, ha sviluppato una quasi immunità a un ampio spettro di veleni, e da questo che cosa hanno ricavato gli scienziati? Un'antitossina non universale, però ci stiamo avvicinando. Comunque il suo sforzo, questa sua missione, diciamo, porta allo sviluppo di un antidoto che poi ne andremo a beneficiare tutti. Io che l'anno prossimo sarò in Australia, che non posso sollevare un sasso, che mi morde una roba di velenoso, grazie a te uomo che ti sei fatto mordere da tutta la fauna velenosa possibile, perché io poi, se a fare il pirla in mezzo alla giungla mi becca un serpente, mi tirano con la fiocina dall'elicottero l'antitossina e io sono già salvo. Quindi non fatelo, D'accordo. però qualsiasi cosa che ci alleni è positiva dentro e fuori, assolutamente. Pienamente Quindi d'accordo con allenatevi, te. mangiate bene e non mordete o fatevi mordere dai serpenti, mi raccomando. Esatto, infatti faccio un, breve excursus, o meglio, tutto quello che hai detto lo penso tantissimo e, sul fatto del pisolino lo sto scoprendo in questi ultimi anni, perché io non ho mai fatto questa cosa, ma sto capendo quanto sia necessario anche quei 5 minuti di blocco, cioè che ti metti lì 5 minuti. Poi, sul fatto del tizio che si fa mordere dai serpenti, è una notizia che mi ha abbastanza l'avevo già sentita, ma quando l'ho riletta, che l'hai mandata, mi è piaciuta tantissimo, proprio anche per quanto si sta immolando questa persona per il bene dell'umanità, quindi anche il sacrificio di uno per aiutarne 100. In questo caso non è prenderne 1 per prendere 100, ma aiutane, cioè sacrificati tu per Sì, tutti sì, gli sì, altri. esatto, Meraviglioso. totale. E guarda, invece, Inoltre tornando, per chiudere velocementissimamente sì, quello del pisolino, io sono sempre stato, quando studiavo, un maestro del power nap, e la combo perfetta, e anche qua Geopop insegna e ricordo che anche loro hanno fatto il video su questo, ti fai il caffè che ci mette 20 minuti, mezz'ora a entrare in circolo. Tu sei stanco, stai studiando, ti fai un caffettino e ti metti a dormire, ma anche solo con le braccia sul banco. Io facevo così in biblioteca, in sì, mezzo alla gente, mi dava uguale. Mi certo. mettevo la sveglia 17, 18, 19 minuti dopo, ve lo giuro, tu freghi il tuo corpo pensa, ah ok, mi sto rilassando, mi sto riposando, tolgo il segnale di riposo, di stanchezza, proprio ti toglie la lucina rossa, ok, non sei più stanco perché ti stai riposando, e giusto quando il tuo cervello dice ok, va bene, sono fresco, ti Entra la risvegli caffeina? e non hai mai dormito davvero, la caffeina è entrata in circolo, pam, ti spari altre 2 ore di studio e poi sei libero per l'aperitivo. Tac, e bella lì, corso come via. Bastone e carota, mica c'è scemi, Giusto, giusto, scusami. sono pienamente d'accordo, anzi anche quello di darsi i premi, Sì, 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 sì. anche per i fumatori, anche per iniziare a smettere di fumare, iniziate a mettervi la sigaretta come premio dopo aver fatto determinate Lo metti cose. dopo 8 pagine di libro e finché non hai studiato abbastanza non ti fumi la Non puoi sigara. fumare. Io faccio così su determinate cose e mi aiuta a mantenere anche i miei vizi in modo diverso. Tra l'altro volevo aggiungere a quello che hai detto tutto tu, cioè oggi sono andato ad allenarmi in spiaggia e, ho
con Gaia abbiamo fatto le proiezioni di judo, cosa che non facevo da una vita, però anche questo modo di allenarsi e, tra virgolette, di riprendere dall'inizio le cadute, ti ricordi Tom, che Mamma le arti mia, marziali bellissimo, ce l'ho la a prima memoria cosa veramente. esatto, e te lo giuro, proprio questo era la cosa, la memoria del corpo quando, facevo il movimento che quindi alla caduta e dicevo: "Ah sì, aspetta, si fa così, ah Sì, 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 aspetta, si sì. fa cosà". Ed è meraviglioso, quindi ragazzi, il vostro corpo non smette impara sempre e quando poi andate a riallenarvi, magari anche dopo un po', dopo poco tornerete subito al top. Sì. Inoltre, un'altra cosa che consiglio, perché, mi ha aiutato molto in questi giorni che ero un po' fuori asse, la meditazione. E non poi ne parleremo, ovviamente faremo delle live sull'olistica, con professionisti del genere, ma proprio semplicemente, senza dire meditazione che quindi uno pensa: "Oddio, devo mettermi a fare", no, fermatevi 5 minuti sul divano, sulla sedia, seduti e iniziate a chiudete gli occhi e respirate e connettetevi con il respiro, quindi pensate solo al respiro, nient'altro. Vi giuro che in 5 minuti risolvete tutti i problemi della giornata. È pazzesco. Cioè oggi mi ha rimesso in un attimo, tutte le cose, ho parlato con chi dovevo parlare, ho risolto le cose che dovevo risolvere, la giornata è proseguita perfettamente. Quindi ragazzi, questa cosa del respiro, quindi neanche meditazione. E infine volevo solo farvi conoscere, adesso si vedrà poco perché essendoci però se lo metto davanti alla mia faccia, questo è olio di neem, okay, che è un olio di semi di una pianta, che in realtà non conosco, ma che trovate in qualsiasi erboristeria, e l'olio di neem è veramente utile perché ieri mi sono svegliato che avevo quest'occhio che era gonfissimo, cioè mi sono svegliato proprio come se avessero preso a pugni, ma in realtà no. Quindi mi sono messo, ho fatto un impacco con questo olio di neem 2 volte e il gonfiore è sparito perché fa proprio bene alla pelle, è antisettico, antibatterico e anche si può usare in un composto per le piante e per se avete il problema appunto degli insetti, spruzzandogli ogni tot, meglio la sera perché è fotosensibile, quindi brucierebbe poi le piante, però aiuta con questi problemi e quindi ve lo consiglio. Ce l'avevo davanti e ho detto, beh, è una positive news visto che io sono guarito e magari può aiutare qualcuno che non sa come guarire da alcuni problemi in modo naturale. E via, quindi questo erano le positive news. Olè. Olè, molto bene, quindi andiamo al prossimo argomento dove adesso tu, buon Tom, ci racconti un po', tornando a quello che è San Juan, a quello che sono le feste, Sì. lì in Spagna, ma comunque in generale fare festa, vino, bevande, raccontaci un po' perché poi ci sono alcuni Esatto, esatto. nomi e alcuni composti veramente interessanti. Guarda, sì, appunto abbiniamo il fatto che da noi in Italia, se pensiamo alla festa e alle bevande della festa, a cosa pensiamo? Più ai cocktail e alle birrette. Non che qui non ci siano, anzi qua si va fortissimo di birrette e cubata, come chiamano loro i cocktail, Il però cubata. hanno anche, visto che, esatto, hanno una cultura anche loro del vino bella spinta e loro il vino, noi lo teniamo più in Italia, il vino alla bottiglia di vino a cena, mentre esci a far festa, non è che ti porti la bottiglia di vino, sì, c'è l'affezionato che si porta il vino, però è meno comune. Invece loro appunto il vino con le feste e hanno 3 bevande in particolare di vino abbinate, una in generale all'estate e le altre 2 invece alla festa letteralmente. La prima, Okay. quella estiva, se voi pensate Spagna, vino, estate, cosa vi viene in mente? Sangria. La caraffona di vino col ghiaccio, la frutta, bella fresca, che alla fine che cos'è la sangria? Di base vino tinto, quindi vino rosso, poi si fa anche con il vino bianco, con il cava che è Certo. il loro vino bollicina. Però che cos'è appunto? Vino rosso, un po' di soda al limone, poi ci mettono o un liquore all'arancia, un cointreau, o un po' di vermouth, un po' di rum, ognuno ci mette quello che vuole, ognuno ha la propria ricetta e anche questo rende particolare la sangria. Non è un prodotto unico, è una classe di prodotto, ovvero non c'è una ricetta universale, ognuno lo fa a Molto modo interessante. suo. Quindi anche per questo c'era nella questione di denominazioni d'origine o certificazione di prodotto è stato un po' difficile perché è molto ampio il mondo
della sangria. E, e niente, appunto, si nasce, ci sono un po' di origini, un po' di leggende sull'origine della sangria. C'è chi dice che già dal Medioevo che veniva mischiato il vino con una limonata Alla per fine fare se questo pensi precursore. con la frutta, cioè io mi ricordo la migliore sangria che facemmo, lasciammo 2 giorni a macerare la frutta all'interno del vino e quindi immagino anche nell'antichità Esatto, e già da così. solo così ti vien fuori. C'è anche addirittura però ci sono le scuole, ci son quelli che la frutta la voglio in macerazione, la frutta la voglio dopo, e voglio solo un pochino di liquore all'arancia, no, non voglio il liquore, voglio lo zucchero, ne voglio poco. Insomma, Certo, appunto è ampio diciamo il mondo della sangria. Nel 2014 l'Unione Europea alla fine ha detto: "No, sangria, facciamo un codice perché cos'è la sangria". okay. E quindi però su questa la metterei già un po' da parte. Le vere 2 bevande, di cui parlerò ora, sono incredibilmente affezionato. Si chiama Calimocho ed Calimocho? è nient'altro che vino rosso e Coca-Cola, che io la prima volta che l'ho sentito e anche la prima volta che l'ho bevuto ho detto: "Ma che cacchio è sta roba? Ma puoi farmi vino rosso e Coca-Cola?" E tra l'altro io ho Anch'io ho avuto la pensato lo fortuna, stesso. cioè, dici: "Ma regà, ma no, ma per favore no". E invece io tra l'altro ho avuto la fortuna enorme di scoprirlo a casa propria, nei Paesi Baschi. La Okay, leggenda dice che nasce nel 1973 alla festa di Puerto Viejo de Algorta. Io l'ho visto a Victoria-Gasteiz durante la festa della città, e vedevo un sacco di ragazzini, ma tantissimi, con le bottiglione da 2 litri di cola, marca Cola, non Coca-Cola, quella brutta, e i cartoni di vino del Brick. Cioè, non capivo. Poi ho chiesto, ero lì con la ragazza con cui stavo, catalana, e mi ha spiegato un po', l'abbiamo provato. E, e nasce appunto, poi finisco l'aneddoto collegandomi con la nascita, festa, prendono il vino della Rioja, ne abbiamo parlato l'altra volta e ne riparleremo, che però si rendono certo. conto che era un po' acido, si era posto malo, e hanno detto: "Cosa facciamo? Buttiamo via 2 litri di vino?" No, ci arrangiamo in una forma perché diventi bevibile. E raga, ci han buttato dentro la Coca-Cola, hanno detto: "Sai che cosa? Ti sbronza, non te ne accorgi neanche troppo che non è buono perché c'è il dolce e Sì, aromatico poi la della Coca-Cola Coca-Cola che disinfetta. bilanciava". Ed è così, esatto. Quindi è vero che come qualsiasi preparazione alimentare o qualsiasi cosa in generale, se la fai con dei presupposti o ingredienti di qualità, il prodotto tendrà a essere di qualità. Ma visto che nasce nel vino cattivo, mi era sembrato di vedere là proprio che la gente non è che il vino da 1,5 €, il vino da 2,5 € ti cambia la vita nel portafoglio, ma avessero quella passione di avere: "Lo facciamo con il vino peggiore e la Coca-Cola peggiore". Non per una questione economica, quasi più per una questione di bandiera, ma fatto con le robe di bassa qualità. E non lo Interessante, so, mi fa sorridere. A me che piace godere delle cose semplici, sì, delle volte mi vien da dire: "Vabbè, ma buttagli lì 3 € di vino", cioè nel certo, senso non è che esatto. diventi povero. Però poi magari Però non sarebbe fa la parte stessa della cosa. bandiera. Esatto, esatto, non avrebbe quello stesso gomito che ha invece. E poi vabbè, lo chiamano con 10.000 nomi, anche perché è molto spinto anche in Sud America. Bicicleta, Chapa, Dos Tonos, Tin Cola, o uno che mi spezza, Rock and Roll, letteralmente come rock and roll, però lo scrivono alla spagnola, rock and roll, tutto attaccato come una parola Tipico. sola. Fantastici. Qua guarda, mi spezzano, hanno una spagnolizzazione, una castellanizzazione di parole straniere che fa tenerezza, come l'hot dog, il perrito caliente. Puoi Il chiamarmi perrito l'hot dog, il caliente. perrito caliente, ragazzi. Io Sì, pensavo fosse sì. una leggenda, ma è vero. No, 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 E è vero. piccolo altro nota sul calimocho, c'è chi dice, some says, che invece fossero i soldati americani che quando sono andati in Toscana, nel Chianti, c'era tutto quel vino lì, hanno detto: "Ah, vi facciamo vedere noi buongustai come godere a pieno del vostro Chianti". Hanno fatto Chianti e Coca-Cola. Quindi c'è anche questa Okay. leggenda dei soldati americani. E poi stringo e vi dico perfetta, è la bevanda perfetta per fare prima della festa. Perché? Il vino si sa, poi specie il vino rosso, ti dà un po' quella ciuca allegra. Non è la sbronza da cicchetti che diventi scemo. La sbronza da vino ti fa sorridere, ti fa ballare. In più, con lo zucchero e la caffeina della Coca-Cola, se dovete andare a ballare, non c'è vodka lemon, gin tonic, rum cola, che te già rum cola un po',
ma vino e cola, quindi Calimocho, ragazzi, è una bomba. Finisco con la sua versione, questo è vino rosso e soda scura al nord, invece vino chiaro e soda chiara al sud. In Andalusia, specie nell'ovest dell'Andalusia, c'è il rebujito, ovvero un vino bianco particolare che si chiama Manzanilla, un vino riposato in botti sotto uno strato di lievito, non sto entrando nei dettagli, aromatico ma non troppo incisivo, abbastanza secco, tra i 15 e i 17 gradi, che si mischia con 7-Up o Sprite. Poi c'è chi ci butta un po' di limone, c'è chi ci butta un po' di menta, ma di base è questo. Una parte di vino, 2 parti di soda, ed è questa, appunto, questo cocktail, Interessante, bisogna e ti chiamarlo dirò, cocktail, vogliamo chiamarlo cocktail, di vino e soda, bello rinfrescante, un sacco di ghiaccio nella caraffa e te lo vai versando ed è bello ed è da festa, perché sia il Calimocho che il Rebujito, molte volte, e già l'ho avuto piacere di goderlo, il primo Rebujito l'ho bevuto con la mia migliore amica di qua che è gaditana, cioè di Cadiz, la capitale del Rebujito, e alla festa cioè l'associazione di Andalusia di Blanes mi ha portato lì e te lo vendono a caraffe. Quindi il bello di questo fa festa anche perché non è che io mi prendo il mio cocktail e tu ti prendi il certo, tuo. bravo, Io è compro una una caraffa da caraffa e riempio i condividere. bicchieri. La mia caraffa è vuota, la prendi te. La tua si svuota, la prende il terzo. E si va avanti a bucle, cioè a circolo vizioso finché non siamo tutti ciucchi. Interessante, guarda, ti dirò, per San Quindi, Juan la potrei portare questa cosa, proprio così, sì, tanto l'idea è dormire là, quindi posso anche sbevacchiare, però farlo in questo modo sarà più culturale. assolutamente consigliate. Poi anche per legare a una festa vai in giro con la caraffa di Rebujito, di Calimocho che sia e vai offrendo. Esatto. E niente, quindi interessantissimo. Raga, vi ricordo di seguirci, mi raccomando, se ancora non fate, seguite il canale, commentate, fate, state, riguardate anche le live precedenti. Tra l'altro non ho ringraziato all'inizio Gabri per la live dell'altro giorno che è stata meravigliosa e che vi invito a riguardare sul Mondo Ultra. Però in generale seguite il canale qui e su Instagram, fondamentale, perché così iniziamo e creiamo, continuiamo a creare questa community di positive vibration. Mi raccomandi. Il vostro supporto è la nostra forza, grazie a tutti. Oppale! Vero, verissimo. Quindi ora, 17:42 è il momento di far... Cosa c'è Restiamo a scritto? parlare di vino, però con l'esperta. Sì, esatto. Non riuscivo a vedere, mi sono... Esatto, abbiamo una super Sono arrivato esperta. io. Grazie Tom. E vedi, Sono serve, qui per è il questo. sostegno, è il Sono qui per sostegno. questo. E quindi abbiamo conosciuto Lucia Montalbano, abbiamo già detto nell'intro, per chi non ci fosse stato, Sì. il video che andate a vedere adesso non saremo più noi di adesso, ma siamo noi di qualche giorno fa, ma rimarremo comunque, la live continuerà e ritorneremo live, così che potrete commentare. Conosciamo appunto Lucia che sarà in live con noi venerdì a quest'ora, mi raccomando, faremo un'oretta di vino eroico, sarà stra interessante. Quindi mandiamo? 3, 2, 1. Quindi ragazzi, amici di Positive Vibration, passiamo a questo nuovo argomento e diamo il benvenuto a Lucia Montalbano, Grazie mille. enologa, nonché gestisci blog, scrittrice, scrivi di vino, Sì, freelancer. freelancer nel campo del vino alle Canarie. Presentati un po', raccontaci chi sei, cosa fai, cioè io adesso ti ho presentato velocissimamente, però siamo curiosissimi, io e il buon Tom, di conoscerti. Ok, sono Lucia Montalbano, vivo alle Canarie da 5 anni ormai. Mi sono trasferita, diciamo, sono capitata qui grazie al Covid, perché praticamente ero venuta a trovare mia madre e hanno chiuso tutte le frontiere e quindi sono rimasta qui, nel senso il mio primo sogno non era appunto di venire alle Canarie quanto di lavorare in Italia in una cantina, dato che avevo fatto già vari stage in Italia. E alla fine mi sono innamorata di Tenerife perché a livello, parliamo proprio al mio livello enologico, c'è un mondo, è bellissimo e oltretutto appunto queste isole non farebbero parte delle latitudini in cui si
si produce il vino, però date le climatologie appunto è possibile, e quindi sia per il gioiello enologico che per anche la socialità delle persone, sono molto più tranquille, molto più aperte, la vita è completamente differente. Ho deciso appunto di venire a vivere qua. Wow, abbiamo una storia simile, nel senso che anch'io mi sono fermato per il Covid qui, Oh, perfetto. io lavoravo qui, invece tu eri qua per tua madre e hai trovato un mondo molto interessante. Esattamente, quindi nulla, ho finito l'Università di Viticoltura e Enologia a Torino e appunto ho iniziato qua, diciamo come, non è il mio primo lavoro quello del vino, perché di base ho una gestoria con mia madre, ti spiego pratiche, Ah, e wow. poi diciamo per hobby è nato lo scriverle per le cantine, perché comunque volevo far conoscere questa cultura appunto sia a chi risiede nelle Canarie che fuori, anche perché mi sono accorta che all'università studiando avevo studiato la viticoltura di Lanzarote, quella di Tenerife era sconosciuta, come se non si facesse vino a Tenerife. E quindi diciamo ho iniziato questo progetto piano piano e ora sto andando un po' più avanti. Vi dico già subito che è stato difficile entrare, ora è un po' più semplice perché si sono aperte un po' di più all'enoturismo, mentre prima l'enoturismo era più a Lanzarote, Ok. ora si stanno aprendo anche a Tenerife, però all'inizio è stato molto molto difficile riuscire a entrare nelle cantine, e non dico le cantine grandi che magari sì, ti organizzano la visita, dico proprio le piccole, che quelle di cui mi occupo io, che sono proprio le peculiarità della zona. Che figo, quindi tu in pratica ti occupi sì di vino, ma di parlare appunto di piccole cantine peculiari di Tenerife. Esattamente, perché secondo me rispecchiano di più sia la storia, si uniscono sia con la storia, la tradizione, la cultura, perché comunque le isole, poi ve lo racconto, sono nate appunto anche grazie al vino, e anche lo stesso uvaggio, gli stessi vini propri di Tenerife, secondo me si rispecchiano di più nelle piccole cantine, comunque nelle cantine familiari. Sì, ce n'è anche qualche grande che fa dei vini fantastici, però appunto quelle piccole diciamo hanno più, i vini rispecchiano più il terroir, la varietà e tutto quanto. Wow, 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 wow. Sono Bene, più allora ricordiamo rappresentativi intanto del che... territorio, bello. Esatto. Sì, esatto. Allora, ricordiamo che venerdì saremo in diretta con Lucia integralmente e quindi mi raccomando seguite questa live perché parleremo al top di vino poi con Tom che anche lui essendo uno studioso di ciò e un professionista del campo riuscirà a tirar fuori delle peculiarità che io non ne sarei in grado e parleremo di cose che non sono scontate perché quello che fai non è scontato. Assolutamente no. E però, Tom, se vuoi fare tu qualche domanda adesso in questo breve momento che abbiamo qui Lucia con noi oggi, proprio è più giusto che faccia tu domande rispetto a me in questo momento. Assolutamente, guarda, un po' di curiosità che avevo riguardo il vino tra Lanzarote appunto e Tenerife in particolare, che, su tecniche particolari di produzione del vino, ma più anzi di cura della vigna prima, perché ho visto è un terreno molto particolare, molto difficile, Sì, specie quello di Lanzarote. E ho sì. visto che c'è una tecnica molto bella, delle fosse scavate nel terreno lavico Oh, con delle yes. pietre a protezione. Sapevi qualcosa appunto su questo metodo di Sì. coltivazione della vite? Praticamente questo metodo è dato dal fatto che quando il Timanfai è eruttato ha coperto completamente il terreno fertile su cui vi erano già delle viti e delle altre culture. Con il sistema dello Soyos, che sarebbero queste conche che vanno appunto a scavare nei lapilli del vulcano fino a incontrare il terreno fertile dove poi pone base le radici la vigna appunto. Los hoyos sono anche utili sia per il vento perché essendo bassi, avendo anche i muretti che li recintano, la vite è riparata dal vento, che a Lanzarote è abbastanza forte. La tecnica è anche quella della vendemmia perché si devono calare con una scala, a volte sono 2-3 metri di buco, devono calarsi con delle scalette fino a giù a raccogliere l'uva e poi tirarla su. Quindi sia la parte di Lanzarote che
credo che ogni isola abbia una viticoltura eroica particolare. L'altro esempio di eroico-eroico è quello della Gomera, in cui le viti sono piantate appunto in dei gradoni, nelle scarpate, e a volte non arrivava nemmeno il mulo, gli animali ad aiutare durante la vendemmia, per cui si sono inventati già nel 1500 tipo delle carrucole, Sì. dove mettevano appunto le ceste dove c'era l'uva e la portavano a livello strada. Tenerife è bella perché avendo tanti microclimi, avendo tante anche particolarità morfologiche, si possono trovare vari metodi di vendemmia appunto eroica in base alla, diciamo, regolandosi col territorio. Vendemmia eroica Ho visto che ci sono vendemmie difficili da fare. Sì, vendemmie difficili, in condizioni difficili, perché comunque parliamo di isole vulcaniche, parliamo appunto l'isola vulcanica, soprattutto anche Tenerife, ha delle pendenze molto elevate. Non si possono utilizzare macchinari, perché comunque nessuna vigna è a livello meccanizzata, a livello industriale, non sarebbe possibile. I terreni sono piccoli, per cui è tutto manuale, diciamo il bodeghero impiega ore per sistemare la vigna, è un lavoro al 100%, non sono 8 ore, ne saranno 12-24 alla fine, per pensare a tutto, sì. Wow, super interessante. Bello. E tra l'altro, guarda, una piccola particolarità, che io ho la fortuna incredibile che i miei 2 migliori amici sono un executive chef e uno dei migliori sommelier al mondo, non ho paura di dirlo, è il secondo migliore d'Italia, e proprio questo amico sommelier mi ha detto una cosa che, non so se lo sapete, persone in ascolto, che le viti presenti in Europa, non mi ricordo quanti secoli fa, tu sicuramente lo saprai meglio di me, Lucia, sono stati aggrediti da un patogeno che si chiama Filossera, che attaccava le radici. Comunque tutte le viti che sono piantate adesso in Europa hanno le radici, la parte bassa della pianta dell'uva americana. E nelle Canarie avete ancora tutte le viti vere, di Piefranco, come si dice, quindi con le radici europee. Sì, allora questo fattore del Piefranco non è presente solo nelle isole Canarie, ma anche in vari punti d'Europa. Comunque le isole Canarie sì, sono interamente a Piefranco, e infatti ci sono delle varietà di uva che non sono più presenti nella zona europea, perché che è successo? Vado anche un po' alla storia. La vite in Canaria arriva con la conquista. Dovevano conquistare l'isola, avevano bisogno del vino, che faceva parte della religione. Praticamente impiantano tutte le viti della penisola qui in Canaria. Con l'arrivo, con l'isolamento genetico che è avvenuto tra le viti delle isole e le viti peninsulari, le viti delle isole si sono anche allontanate geneticamente dai genitori peninsulari. Quindi qua ci sono delle varietà che non esistono da nessun'altra parte del mondo. Sono tutte a Piefranco perché, essendo, si pensa, un terreno vulcanico, si dà il beneficio al terreno vulcanico, questo piccolo insetto non riesce a colonizzare, non riesce a vivere in queste condizioni, e quindi non ha attaccato la vite, non si è sviluppato, quindi qua le viti sono sanissime, mentre in penisola e in Europa e nel resto del mondo si è dovuto mettere la vite americana, le radici della vite americana sotto, perché sono molto più resistenti alla fillossera, perché la fillossera in America attaccava la parte alta della vite. Quindi mettendo la base della vite americana e mettendo sopra il clone che si vuole di una vitis vinifera europea del vecchio mondo, si può sviluppare la vite. Però che succede? Durante l'innesto la vite nel continente non può svilupparsi oltre, non so, i 30-50 anni, mentre qui le viti, essendo a Piefranco, possiamo incontrare viti di 100-200 anni, perché comunque la pianta bellissimo. Sì. Bello. E questo si rispecchia, immagino, nella qualità dell'uva, perché la pianta, con la maturazione della pianta, può dare componenti differenti all'uva, e quindi questo ne beneficia e lo rende ancora più caratteristico il vino dell'isola, immagino. Esattamente, sì. E una semplice domanda: molto bello. In quali isole si produce il vino alle Canarie? Lanzarote, Tenerife? Ora tutte, cioè prima è esclusa Fuerteventura. Fuerteventura, lo so. Ora tutte.
Ora hanno iniziato 1 o 2 bodegas, se non di più, a piantare le viti sul terreno di Forteventura. Non sono mai stata a Forteventura, però so che appunto, grazie, che la situazione è abbastanza critica a livello viticolo, però ci stanno riuscendo, quindi la bodega Conatus ha anche vinto premi. Sì. L'ho provato, il vino è veramente buono, però sì, la viticoltura è su tutte le isole, ci sono anche delle particolarità che se volete vediamo in modo più approfondito nella live, che ogni isola è caratterizzata da una varietà particolare. Esempio ora, l'albiglio criollio alla palma. L'albiglio criollio è tipico della Palma, si pianta in tutte le altre isole, ma chi vuole fare buon vino se lo va a prendere dalla Palma, ecco. Interessante, guarda, è proprio un mondo che io conosco poco, quello del vino. Io non sono un grande bevitore di vino, ma per fortuna nella mia vita ho conosciuto gente gran bevitrice e esperta che ha iniziato a farmi appassionare un po', e quindi di vini buoni poi ho avuto la possibilità di berne, quindi sono stracurioso, e poi più ne so e più mi invoglia. Che la storia del vino si intreccia, cioè non è solo bere il vino o bere vini buoni o non so che, è un intreccio alla fine culturale, storico, c'è di tutto dentro. Me appassiona tantissimo per questo, perché io non vado a parlare solo del vino. Se lo racconto la storia. Io non mi piacciono quelle degustazioni dove prendono il vino e dicono questo sta di ciliegia, fragola, io non lo so. Io voglio che mi raccontino anche un po' la storia che c'è dietro. Sono d'accordo, bellissimo, assolutamente. Infatti nella puntata di oggi stiamo parlando di San Juan, e quindi la festa, una delle feste popolari più importanti, e il vino, e quindi quello che è, quanto è importante il vino nelle feste, tantissimo, cioè da sempre il vino è festa. Esatto. Soprattutto qua anche durante le vendemmie, ogni festa era caratterizzata anche dalla vendemmia o dalle particolarità delle vinificazioni, ok? Quindi anche le stesse romerie, los bailes de magos, sono abituati a portare il vino proprio. Volevo salutare Giancarlo Moret che ci ha fatto conoscere, lui che appunto vende macchinari per le viti, per far sì che si possa coltivare le viti in condizioni estreme, e quindi grazie Gian. E Tom, prego, e poi concludiamo. Solo che mi piace molto l'approccio di Lucia al mondo del vino, perché appunto il vino non inizia e finisce dalla bottiglia al bicchiere, anzi è, come ha detto giustamente lei, legato a doppio filo con la storia, se non dell'umanità, dell'essere umani in Europa, senza ombra di dubbio. E quindi il fatto che anche prima lei avesse, per parlare delle viti, fatto il passo indietro al cenno storico, già nel 500 con le carrucole eccetera, e niente, quindi mi piace molto questo approccio e credo che potrà essere un fattore chiave poi anche nell'intervista. Molto bene. Bene, quindi amici, grazie mille Lucia per essere stata con noi oggi, ma ci diamo appuntamento a questo venerdì, e l'orario sarà ore 17 Canarie, 18 peninsulari, come in questa live che state vedendo oggi, quindi manteniamo questo orario, quindi bella lì. E ritorniamo in diretta, quindi avete seguito questo breve intervento che abbiamo fatto con Lucia. Spero vi sia stato interessante e che vi abbia invogliato a venerdì. Tom, se vuoi dire qualcosa tu riguardo a Lucia, quello che abbiamo questo vissuto. che era giusto una piccola anticipazione di quello che poi faremo. Abbiamo avuto poi modo nel frattempo di parlare ancora con Lucia, costruire un po' la puntata di venerdì. Ci saranno degli argomenti molto molto interessanti, e appunto il focus, come già un po' si è capito dalla passione che mette Lucia per la storia che c'è dietro il vino. Bravo. Il vino non è solo la bottiglia e il bicchiere che hai davanti ora. Perché sei arrivato ad avere davanti quella bottiglia? Da dove arriva? Chi ha portato le condizioni perché tu possa ora godere di quel vino? Quindi intrecceremo fortemente le isole dove viene prodotto, il perché viene prodotto, da chi è stato introdotto, qual è il prodotto oggi, insomma, a tutto tondo nel vino delle Canarie, e non solo. E quindi non vi potete perdere questo appuntamento, soprattutto gli amanti del vino, ma anche chi come me, come ho detto, io non sono amante del vino, ma amanti della cultura, di tutto quello che è il sapere, quindi non potete mancare.
l'intreccio a doppio filo con la storia umana, perché come l'hai detto, portato dalla religione, dalla conquista, il vino ci scorre dentro da sempre, specie a noi Sono europei, d'accordo. quindi insomma le E nostre infatti culture sono state formate anche da quello. voglio anche informarmi io sulla parte più di Bacco e delle divinità riguardante il vino. Questo è una cosa che in questi giorni mi Chissà informerò. perché ogni cultura in ogni angolo del mondo c'aveva una divinità del bere e del divertirsi, eh. Che Direi che strano. è una parte della nostra, una parte che non sia la vita intera, però è una parte molto importante, non bisogna dimenticarsela, non bisogna abusarne, però godersela sì. Pienamente d'accordo. Quindi ragazzi, è giunto il momento di concludere questo episodio. Vi ricordo di seguire il canale, seguire tutti i nostri social, Instagram e qui su YouTube. Entrate anche nel nostro sito positive-vibration.es dove potete già entrare e mandarci anche delle mail, qualsiasi occasione, su tutti i canali noi rispondiamo, siamo attivi, quindi non vi preoccupate, qualsiasi anche argomento che volete anticiparci o che vorreste che apriamo è importante che ce lo diciate, perché noi poi svilupperemo la qualunque. Ricordate sempre a tema culturale. Esatto. Che sia un feedback o che sia una proposta o anche solo un saluto, siamo qui per voi. Esatto, condividete questa live a tutti i vostri amici, condividete i nostri prodotti a tutti i vostri amici in modo tale che ci possano conoscere, e vi do appuntamento appunto a venerdì ore 17 Canarie 18 peninsulari con Lucia Montalbano e il buon Tom e me per la live riguardo il vino. Mentre mercoledì prossimo saremo in diretta dal centro giovanile, quindi vi racconterò insieme a gente spagnola, quindi saranno live totalmente in spagnolo, i vari appuntamenti che appunto il centro giovanile, che vi ricordo ci sta aiutando con un progetto, cioè quindi abbiamo dei fondi da loro, e quindi vogliamo fare pubblicità anche a quello che succede lì, in modo tale che tutta la gente di Fuerteventura, ma non solo, tutti i giovani, possano provare a iscriversi e partecipare e conoscere quello che si fa qui al centro giovanile a Fuerteventura. Ben detto. Tom, grazie mille, come sempre, buona serata. Grazie mille a te, a tutti, e un grazie alla fondamentale regia di Eros, assolutamente, Esatto, tra le stavo tante, arrivando anche lì. tra le tante mani ci sono le sue mani sante che ci guidano. Io non riesco a leggere quello che tu ci scrivi, cioè io vedo solo un foglio bianco. Ci sta provando a comunicare, ma anch'io non... Vabbè, grazie Eros, grazie anche alla Bea, che comunque è sempre anche lei dietro le quinte, anche se non si vede nelle live, ma grazie a tutti voi che avete seguito e ci sentiamo alla prossima. Ciao belli! Sigla! Vibration, siamo bocciati, non ha voce ma tanto da dire. Da Fuerteventura, vibrazioni che fanno ballare il cuore e la mente.